Ogni settimana due mondi si incontrano, tra fusi orari, idee e curiosità che attraversano l'oceano. Dall'Italia agli Stati Uniti, un viaggio tra notizie e stili di vita, quel pizzico di follia che rende tutto un po' più smart e decisamente più healthy. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi. Preparati a scoprire cosa ci rende diversi e ciò che in fondo ci unisce davvero. Oh oh, è la seconda stagione di Smart and Healthy, con Fulvio e Piero, due voci, due mondi, un solo ritmo. Buongiorno caro Piero, buonasera, buon pomeriggio. Buongiorno caro. Buon pomeriggio a chi ci ascolta invece dall'Italia. Come sempre Smart Healthy, siamo qui in questo 26 novembre, ultima puntata del mese. Vedrete poi delle novità e quindi seguiteci, iniziate a seguire il canale YouTube, tutti i social, seguiteci, anche perché ora insomma rivitalizzeremo tutte le pubblicazioni, le nostre pubblicazioni, quindi se non state al passo con i tempi vi perderete sicuramente qualcosa, quindi seguiteci. Esatto, pienamente d'accordo, hai detto bene. Ho detto bene. Hai detto bene. O anche solo per dirci che non vi piacciamo. Ecco, guarda che cosa ti dico. No, quello magari anche no, nel senso sì. No, accettiamo ovviamente anche commenti negativi e quant'altro, no? So che non possiamo piacere. Positivi. Sì, certo. So che non possiamo piacere a tutti, ecco perché ho detto in questa maniera qui, non per altro, ci mancherebbe. E vabbè, sì, noi piacciamo a tutti, quindi mi raccomando, oltre ai like, seguiteci su Instagram, dobbiamo fare anche, peccato ancora la funzione TikTok del multi-utenti non l'hanno messa, perché se no avrei fatto anche... Potrebbero anche metterla, poi magari la mettono anche, non serve. Così almeno facevo l'account della radio su TikTok, così pubblicavo a manetta su TikTok, c'è algoritmi diversi che non su Instagram. Non voglio comprare un altro cellulare solo per fare contenuti. No, non esageriamo, dai, anche perché ora fondamentalmente, cioè TikTok è diventato Apple, quindi anche lì vabbè, sì. Quantomeno qui negli Stati Uniti, non so se anche in Italia, ma qui negli Stati Uniti adesso è diventato di proprietà di Apple alla fine. No, qui in Italia è sempre basic, nativo. Sempre nativo, sì. Okay. Sempre nativo, quindi meglio. Sì, per certi versi sì. E intanto vabbè, vi ricordiamo tutti i collegamenti www.radiocentroweb.it, Smart Healthy, mi raccomando il canale YouTube, se non lo trovate, perché c'è una vecchia versione, quello nostro dove pubblichiamo di Radio Centro Web è Radio Centro Web 1441. L'ho imparato a memoria, guarda, questo non te l'ho detto, ma l'ho imparato a memoria, che ho visto. Hai fatto bene. Perché se vai sulle app, perché il problema qual è? È che se vai sull'app e te cerchi Radio Centro Web ancora, l'algoritmo non ci spinge, e invece... Bisognerebbe che cominciasse a spingerci. Bene, quindi di cosa parliamo stasera, oggi pomeriggio, mattina, tanto lo sapete, noi siamo sotto fuso orario, quindi dovremmo fare, visto che noi ora ci abbiamo verso dicembre con il periodo natalizio, l'ultimo dell'anno, visto che tanto c'è sempre il dilemma, ma quando è il vero capodanno, il vero primo dell'anno, perché ci sono i giapponesi che lo festeggiano prima di tutti, e c'è il dilemma delle isole Diomede che sono divise dal giorno, che sono a 3 km di distanza e hanno 21 ore di differenza, però quelle isole che sono messe in modo in maniera tale che abbiano una differenza di fuso nel mezzo, esatto. Quindi potremo fare una puntata speciale o un approfondimento sui fuso orari. Potrebbe essere una buona idea, dai, perché visto che noi viaggiamo a 6 ore di distanza, effettivamente, e meno male stai sulla costa est, perché se tu stessi... Sì, perché sennò sarebbero 9 mi pare, 9 perché sono 3 in più rispetto a dove sono io. Esatto, quindi se tu fossi a Seattle o a Los Angeles o in Oregon o a Portland, in una di queste città,
Vabbè, a Los Angeles dovresti avere parecchi soldi, però lasciamo stare. Abbastanza. Los Angeles È un pelino cara, mettiamola così. è la New York dell'Ovest. La New York della costa ovest, sì, effettivamente. Quindi collegandoci al discorso di TikTok, è venuta fuori questa legge dove ci sono gli albi, l'albo del avanzo. sì, l'albo dei content creator che sopra i 500.000 follower, almeno in Italia, dovranno poi essere iscritti a questa lista, perché stavamo rivedendo un po' gli appunti nostri. Un albo professionale come quello sanitario, quelli sanitari comunque si comportano come delle associazioni dove c'è un consiglio, dove ci sono delle elezioni, dove c'è un presidente che tira le fila, che coordina, che porta avanti poi tutti i programmi. Invece questo albo dei content creator, scusate, mi è partita la C toscana, dei content creator, di fatto è solo una lista, cioè tu hai dei requisiti e hai degli obblighi da sistemarti, anche perché negli albi professionali, ma non solo io ho fatto l'esempio delle professioni sanitarie, ma c'è anche quello degli architetti, cioè voglio dire, se non sei iscritto all'albo e te eserciti, sei comunque passibile di denuncia per abusivismo lavorativo. Sì, allora, diciamo, nel caso dei content creator, in questo caso la vedo un po' dura, nel senso. Capito? Infatti l'hanno chiamato albo, ma secondo me non è un albo. No, è semplicemente una lista, sì, tendenzialmente quello. Dovrebbe servire per far pagare le tasse in base a quelli che sono gli effettivi guadagni. D'accordo. E su questo ci si può anche stare. Dovrebbe servire, cioè anche lì poi cominciamo ad aprire un attimo il dibattito, nel senso, io content creator posso avere, che ne so, 10.000 follower e guadagnare, ora tiro una cifra a caso, 350.000 euro, perché comunque sono in una nicchia talmente particolare che i guadagni di sponsorizzazione e quant'altro mi arrivano sempre. Io content creator con 500.000 follower guadagno, che ne so, 20.000 euro, perché sono in una nicchia talmente comune che le sponsorizzazioni mi pagano zero quasi. Sì, esatto. La grossa differenza sta nel fatto che io content creator con i 500.000 follower, solo perché ho 500.000 follower ti devo pagare le tasse. Io content creator che ne ho 10.000 non ti devo pagare le tasse perché non arrivo alla soglia minima. No, diciamo non è che non devi pagare le tasse, ma sei meno soggetto a controlli. Sì, diciamo, non ho la necessità di essere iscritto a quest'albo perché sono sotto la soglia minima del coso. Esatto. Cioè, hai dei parametri che hai dei parametri che ti condizionano un tot e non puoi andare, cioè no, nel senso non è logico né tantomeno corretto nei confronti di coloro che fanno le cose regolarmente, ecco, mettiamola così. Sì. Poi, come al solito in Italia facciamo le cose e poi si vedrà. Situazioni molto borderline, quindi parecchio molto borderline. L'altra cosa che è preoccupante è i dati che il content creator ti fornisce, come vengono trattati, come vengono conservati. Anche quello, sì. Poi c'è anche quello da tenere conto. Assolutamente sì, perché comunque ci sarà il garante della privacy, però se fanno come i registri per le chiamate dai call center che continuano ancora a chiamare. Sì, vabbè, quello è meglio perderli che trovarli, su questo siamo pienamente d'accordo. Ora, anche il garante della privacy non mi sembra che poi funzioni così tanto bene per certi versi. La cosa preoccupante è che dovendo
chi si dovrà iscrivere poi a quest'albo fondamentalmente dovrà dare dei dati anche personali, tipo la residenza, nome e cognome, no, l'indirizzo esatto, cioè io sinceramente prima di iscrivermi a una cosa del genere, dati questi dati, cioè parliamone. Sì, sì. Mi dici come li mantieni, sono dati privati miei, non ho nessuna intenzione di farli conoscere al mondo intero, cioè darmi delle garanzie che Sì, no, non c'è modo tanto per dire registro delle chiamate. chiamata da call center 06, io, ovviamente che uno evita, a cui uno evita di rispondere, fine. sì, no. A te ti chiamano dall'Italia i call center? A parte che ho bloccato qualsiasi numero sconosciuto, all'inizio mi chiamavano. Ok. Poi sostanzialmente, diciamo, sul numero italiano mio tengo il minimo possibile immaginabile della carica per poterlo mantenere attivo, No, certo, sì. ma poi non lo considero quasi nemmeno, nel senso. No, certo, sì. No, ma era una curiosità, cioè tu hai ancora il numero italiano, però evidentemente ti chiamavano. No, poi diciamo che il numero italiano poi sostanzialmente non è nemmeno attivo durante l'anno, lo attivo giusto quando sono in Italia. Certo, la SIM è anche fuori dal telefono, quindi non certo. ho nemmeno quel problema. Però sarebbe ganzo, ma scusi, ma lei è interessato? Ma io potrei anche essere interessato, ma vivo negli Stati Uniti. Come? Game over. Sa com'è? Game over. No, comunque questa cosa dei 500.000 follower mi ricorda molto, visto che non è che c'è, dicevo, sì, è vero che non c'è soltanto il parametro dei 500.000 follower, però ammesso che è quello principale, è quello più importante, è quello a cui danno più seguito, più evidenza, però se ci pensi bene è un po' come nelle discipline sportive di combattimento, dove le categorie sono per peso, per fascia di peso, e che se te vuoi rimanere in una categoria, se sei borderline, perché poi alla fine il problema sono le eccezioni e i borderline, ovviamente tu hai 499.000 follower, sarà tuo interesse a non, cioè è un cane che si morde la coda, perché più follower ovviamente più traffico, più introiti, diciamo così, molto spicciolo, ovviamente. Sì. Ci sono tante altre dinamiche insieme da dover contare, ma facciamo un esempio. Diciamo che l'idea principale è quella, più follower hai più guadagni. Facciamo un esempio. Però se tu superi la soglia di 500.000 e devi entrare nel registro, quindi è un cane che si morde la coda. E se sei borderline farai in modo di non superare mai la soglia a quel punto. Allora, dipende un attimino, secondo me, anche lì, dipende da quello che effettivamente vuoi fare con quel determinato tipo di lavoro, quel determinato tipo di account. Farai in modo di non superare i 500.000? Probabilmente, se già guadagni abbastanza. Esatto, dipende da chi si accontenta o meno. Esatto, sostanzialmente quello. Ora, diciamo anche che se te segui un content creator che ha più di 500.000 follower, se anche questo dovesse dire, lo sai che gli frego bene, gli frego bene e mi cancello il numero di follower a sufficienza per essere sotto la soglia di 500.000, sfido chiunque a rendersene conto. Sì, che poi c'è da capire anche se contano tutti i follower, solo i follower reali, perché allora iniziamo a levare i bot, a levare quelli fittizi, perché cari amici ascoltatori, vorrei farvi capire una cosa che molto probabilmente non avete, cioè forse sì, molti di voi sì, via dai, non voglio reputarvi così sprovveduti, ma molte volte quando vengono fatti i commenti, no? Molti commenti sono fatti in automatico da bot, da programmi, non sono un'intelligenza artificiale, ma sono studiati che se viene messo delle determinate parole,
viene pubblicata una risposta per fomentare, per creare anche rabbia, odio, cioè viene fatto sommo studio, che poi sono frasi molto, molto semplici, molto anche banali. Anche perché poi non è che puoi andare chissà quanto in profondità, se no te ne renderesti conto fin da subito. No, esatto, cioè se uno rispondesse, facesse un commento molto molto dettagliato, articolato, magari insomma sì, il bot ti risponde, però capiresti subito che sì, è un bot, non è una persona. È una ciofeca, mettiamola così. Sì, sì, esatto, e le persone, molte persone ci cascano e iniziano discussioni e sono fatte apposta, ragazzi, non ci cascate. Sì. State attenti, mettiamola, state attenti. Anche lì, giustamente, la domanda che facevi, come fai? Calcoli tutto, non calcoli tutto? Capito? Cioè, se conti tutti, beh, c'è quelli finti che non mi portano a niente, non mi portano neanche a un'interazione. Allora, la risposta potrebbe essere, la risposta corretta sarebbe: non calcoli tutti, calcoli solo quelli che sono effettivamente umani, mettiamola così. Dall'altro lato però devi essere in grado di identificare chi è umano e chi invece è un bot. Esatto, quello sì, quello sicuramente sì. Non è una cosa impossibile, ma considerando diciamo, la conoscenza tecnologica che abbiamo, vabbè, non voglio entrare in questo dettaglio perché non ho informazioni sufficienti per dire, no, ho molti dubbi, sì, sicuramente molte supposizioni, sì, ma non ho molte informazioni certe. Poi io ti posso fare un esempio che non c'entra niente, ma lo capisci bene il perché. Sì. Al primo anno di università, questo mi è venuto a mente ora, il primo anno di università, anzi che per me era il secondo, perché io feci un anno di infermieristica e poi feci il primo di podologia. Al primo di podologia io avevo già dato qualche esame, tra cui l'esame di informatica. E avendo studiato informatica andai dal professore chiedendo: ma non è che me lo può abbonare l'esame senza dover rifare tutta la... Così come si chiede, avevo fatto la richiesta per l'esame di fisica, l'esame di psicologia, me l'abbonarono. Quindi sentiamo che il professore mi disse: no, guarda, non te lo abbuono, ma non perché non tu sappia, perché evidentemente se hai fatto questi studi così di informatica sai molto di più di quello che sanno i tuoi colleghi. Tra le tante c'è che andava, io ho le CDL, sì. E vabbè, lasciamo stare. E infatti io dicevo: sì, io ho il diploma in perito informatico. Ne vogliamo parlare. Allora, esatto. Ma non tanto per arrogarmi il diritto di niente, ma ci mancherebbe. E mi disse: no, guarda, io ho questo programma, il primo programma il programma del corso è legato a una piattaforma che ho creato io, è molto semplice, vedrai, molto banale, infatti me lo fece fare, fu un pro forma alla fine. Sì. E disse: voi pensate, la prima lezione, no? Che poi mi toccò anche seguire le lezioni perché c'era più preferenza. Ma voi pensate, no? Io ho la piattaforma che è simile a Wikipedia, la stessa grafica, abbiamo fatto la stessa grafica di Wikipedia, molto, molto semplice ma molto efficace. Voi pensate, tutto funziona su server, ma voi pensate dove sarà allocato la mia piattaforma? Sul server dell'università, che viene controllato sì e no, se va bene, una volta al mese su 2 o 3 server, o su quello di Google, lasciando stare poi le diatribe attuali, si parla di qualche anno fa, ok, o quello di Google che è in una centrale, in una server farm della Silicon Valley, controllato non una volta al giorno, anche 2 o 3 volte al giorno, dove è sempre aggiornato? Domanda retorica, ovviamente, però già lì ti fa capire la differenza tra quello che mette a disposizione l'università in questo caso, ma anche lo Stato italiano, e altri.
e altri, altre enti, sì. altre figure, diciamo così, Sì. che poi vabbè dal punto di vista Google la facessero già per motivi commerciali, ma questo senza ombra di dubbio, però alla fine Se si ritorna sul discorso della privacy poi fondamentalmente, sì, poi, sempre lì. no vabbè, a quell'epoca vabbè, no, su questa piattaforma non c'erano dati sensibili perché ti dovevi registrare, ma ti potevi registrare con nomi fittizi, Paperino, Sì, sì, capito? Quindi bastava che ti ricordassi la parola, l'username, cioè se avevi usato Paperino ti dovevi ricordare te. Vabbè, quello sì, normale, però tendenzialmente era comunque legato all'indirizzo mail, insomma. Alla fine diciamo che comunque lo username era l'ultimo dei problemi, poi ovviamente se si va nelle diatribe attuali, privacy, non privacy, vendita di dati, si lascia da quel punto di vista. Però, vabbè. No, vabbè. E questo è la differenza sostanziale, è questa. Allora, siamo negli ultimi minuti, ma noi continuiamo per un attimo. Volevo anche dire che non abbiamo detto, perché qualcuno potrà dire, ma domani è il giorno del ringraziamento, ma non fate niente. Sì, faremo una puntata speciale, apposita, ad hoc, prossima, sì. settimana nuova. Abbiamo voluto prendere un po' di tempo per avere una scaletta ben dettagliata, più completa, e parlare solo di quello ed estraniarci anche dalle notizie d'attualità, anche perché poi c'è questa del registro di attualità, ci sarà, poi parleremo poi nella seconda parte di questo colloquio che prima se le sono dette di santa ragione e poi si sono famosa a volersi bene, sì, anche quello. Capito, insomma, quindi, ed è d'attualità anche quella, quindi parliamo oggi di settimana prossima tagliamo un pochino le sì, capite, facciamo una cosa più mirata anche perché ci sarebbe da parlare e ne parleremo del Black Friday, anche se poi ora hanno iniziato a fare la Black Week, neanche la Black Friday, però vabbè. Evidentemente con un giorno solo non guadagniamo abbastanza. No, così. Sì, esatto, è così, è proprio così. In un giorno solo non guadagnavano, non avrebbero potuto, ma secondo me è perché devono levarsi la roba di mezzo dai magazzini e quindi abbiamo bisogno di più tempo. Allora, potrebbe anche essere, non è da escludere, perché poi alla fine le vere offerte, quelle che chiamano offerte, tante offerte non sono, e spesso e volentieri materiale di cui devono liberarsi. Anzi. Allora, io un'offerta, sì, però poi dipende, allora, qui dipende da cosa uno cerca. Per esempio, io ho la tavola da SUP, stand up pedal, sì. E l'ho comprata per il Black Friday 3 anni fa. L'ho pagata la metà di quello che costa. Poi è vero che uno ma potresti dirmi benissimo, ma perché l'hai comprata durante il Black Friday? Perché allora effettivamente dal listino, e avevo visto il listino veniva sui 500 euro e io l'ho pagata sui 200, di qualità buona, perché della Cressi, quindi ottima qualità per quanto riguarda, sì. E ho soppesato un po' tutto, ho detto vabbè, anche se se fosse dell'anno scorso, dell'anno precedente, a me va bene uguale, nel senso non è che ho bisogno di comprare l'ultima moda, volevo una tavola per andare poi al mare, per andare a fare le girate. Mi va bene, mi sta durando benissimo, facendo corna, però se uno se ne gusta, se te ne tira, esatto. Però voglio dire, non avevo bisogno di roba di roba di qualità, ma potevo anche sottostare a una cosa del genere invece di andare a comprare altre marche magari che costavano ancora meno e risparmiare ancora di più. Diciamo che è stato un buon compromesso, ecco. Dipende dai compromessi che uno può accettare, vuole accettare.
È chiaro, se uno pretende di comprare la Ferrari al Black Friday, direi di Non no. lo fai, Direi di decisamente. no, a parte non lo fa la Ferrari, ma no. Ecco. La Ferrari inteso come top di gamma, ecco. Sì, magari c'è uno sconticino e ci può stare, ma non credo ci siano sconti forti. No. Allora, diciamo anche una cosa, non c'è la necessità assoluta di comprare necessariamente Black Friday, No. Cyber Monday e quant'altro. Uno secondo me può trovare offerte valide anche durante tutto l'anno, dipende ovviamente dall'urgenza che hai di prendere quel determinato prodotto e quant'altro. Se si riuscisse a supportare di più il locale e non tutte queste mega corporate di stile Amazon e quant'altro. Esatto, sì. No, ma poi soprattutto su determinati prodotti, perché ci sono dei prodotti che fuori non trovi, li trovi soltanto comprando online e va bene. Per esempio certi adattatori per il computer io nelle grandi distribuzioni non le trovo, che sono adattatori magari per l'audio, per il computer particolari, e li devo ordinare. Però ci sono altre cose, come dici te, che si trovano benissimo nei negozi locali vicini a noi. E secondo me, come ho sempre detto, come dico sempre, la verità sta nel mezzo. Io mi faccio, questo è un consiglio spassionato per voi compulsivi dell'acquisto, andate su Amazon, no? E vi piace comprare qualcosa, che se uno va su Amazon, qualcosa da comprare che gli piace, lo trova. Lo trova, sicuro, sì. Esatto. E quindi lo trovi il prodotto, non lo comprate subito. Poi certo, se vi serve, se è una cosa e vi serve, se noi facendo corna ci partisse un microfono, è vero che ce l'abbiamo, lo devi comprare subito, ce l'abbiamo di riserva, però abbastanza veloce. Però per esempio c'è un microfono che è uguale a quello principale nostro qui, che è con l'USB-C che si collega al computer, che ancora non ho comprato. Lo voglio comprare, sì, certo, ma aspetto che ci sia uno sconto, o anche al Black Friday. Poi se al Black Friday, durante il Black Friday non lo posso comprare, non lo compro e aspetto, non è un problema, anche perché per registrare così anche da casa ho il mio microfonino della Behringer che funziona benissimo e va bene, cioè nel senso, uno deve saper temporeggiare. Sì, il problema è che la società attuale non ci insegna assolutamente a temporeggiare. No, a temporeggiare, no, esatto. E infatti io ho molte liste su Amazon, ho molte liste proprio per non comprare subito. Esatto. No, per esempio, una cosa, e poi andiamo in pausa. Ho comprato un DVD che detta così fa molto anni 90, però perlomeno è mio. Anni 90 sarebbe VHS. Mettiamola così. Vabbè, allora, primi anni 2000, primo decennio degli anni 2000, però è mio, ce l'ho io, ok? Esatto. Ce l'ho io personalmente a casa. Il film è Sergio e Sergei. È un film interessante su una cosa accaduta realmente, su un fatto accaduto realmente, e ho visto disponibili 10. Ho detto no, vabbè, me lo voglio comprare subito, però non si tratta di una cifra esosa, 12 euro di DVD, Dio mio. Ci si può anche stare. Infatti ho dovuto metterci ho aggiunto anche un libro per non pagare le spese di spedizione, però alla fine sono cifre irrisorie, sono sulle cifre alte, dobbiamo saper temporeggiare, o sulla quantità, perché magari è la compulsività che ci fa male, ragazzi. Bene, cari amici, dopo questa divergenza ci troviamo tra pochissimo, andiamo in pausa e a tra poco. Restate collegati, torniamo. Ciao. Ciao. Bene, siamo qui rientrati in questa seconda parte di Smart Netti, questo 26 novembre, caro Piero. Io non so da te se fa freddo, qua è arrivato il freddo, che poi vabbè è un freddo fluttuante,
Però ci sono stati giorni che ci hanno preso un po' in contropiede, poi piano piano un po' ha mitigato, che è piovuto, insomma. Però no, vabbè, a me va bene, così. Cioè, io vorrei freddo, però... No, qui ha fatto freddo una settimana praticamente e adesso non è caldo ovviamente, perché ovviamente il periodo non è caldo, però non è freddissimo, alla fine si sta abbastanza bene, dai. No, mi immagino, però... Non ci possiamo lamentare, è autunno inoltrato ovviamente, però. Certo, siamo, come dicevamo anche all'inizio, stiamo andando nel mese delle feste, che è quello invernale. Esatto. E a New York già nevica, vabbè. A proposito di New York. A proposito di New York. A proposito di New York, sì, siamo tutti contenti di questo nuovo sindaco eletto Mamdani, sì. Mamdani, sembra nessuno si mangia la parola. Comunque, detto tra noi, lo sappiamo tutti, poi basta aver letto un po' di notizie che ci sono state un po' di... C'è stato un dissing, alla fine un dissing, vedi, ti uso anche dei termini nuovi, attuali, no? Il dissing tra Mamdani e Trump, che non sono stati molto, molto gentili tra loro, che se le sono dette non di cotte e di crude, ma quasi, diciamo così. Trump non ci è andato leggero. No, allora, sì, se ne sono dette di cotte e di crude, ora sembra che stiano giocando al famose due spaghi insieme, mettiamo la taralluccia e il vino. È quello che è successo nell'incontro nella sala ovale, della Casa Bianca, sì. Tra il neo sindaco di New York e il presidentone, che però da tutte e due le parti, non è che hanno detto solo uno ha cercato di andare contro cioè ha cercato almeno di facciata, ragazzi. Esatto, intanto è tutta una facciata per parliamoci effettivamente dietro come andranno le cose. Parliamoci chiaro. Detto quello, la cosa interessante è questa. Trump sta perdendo fondamentalmente consensi a diritto, proprio come se non ci fosse un domani, il che potrebbe essere anche positivo. L'avvicinamento a Mamdani, dopo avergliene dette due cotte di crude nella campagna elettorale, può essere visto anche come un modo di riguadagnare un po' di favore popolare, visto la quantità di voti che poi fondamentalmente ha preso. È ovvio che io che sono in calo nelle preferenze e quant'altro, sostanzialmente rischio di non mangiare il panettone l'anno prossimo, perché nei midterm, se vado avanti così, mi fanno un mazzo che non finisce più. Se riesco a farmi amico, diciamola così, il popolo elettore, in qualche modo magari forse riesco a recuperare qualcosina nei sondaggi. Sì, è vero anche quello, però insomma è vero che gli americani sono stati un po' ingenui, diciamo così, a votare Trump, però insomma. È come se ho detto fin dall'inizio, quando non ti fanno vedere altre possibilità se non A o B, volutamente ovviamente, no, certo. È ovvio che uno ti sta deludendo, quell'altro ti dice no, perché allora diminuiremo i prezzi, andrà tutto meglio, e ovviamente cosa fai? Voti quell'altro. È ovvio. Ovviamente, certo, sicuramente sì. Ma vabbè, così è, ma insomma. Sì, quell'altro è uno che ha tentato un colpo di stato 4 anni prima, ma sono dettagli, imputazioni criminali. No, uno è il presidente, è quello che ha istituito la polizia. Sì, quella farsa di sottospecie di Gestapo, che anche là che li sta pigliando di cotte di crude anche loro. E in North Carolina hanno avuto
un benvenuto a suon di pistolettate Ok. e si sono ritrovati con i pneumatici tagliati, quindi la popolazione un po' dissente da questo modo di agire, sì, decisamente. Sì, no, vabbè, credo. Più che altro è anche il fatto che comunque io sono convinto sostanzialmente di una cosa. Mandai può essere un punto di svolta per certi versi, perché comunque a New York, come si diceva anche in una delle scorse puntate, un sindaco musulmano dopo l'11 settembre, giovane, quindi non è uno che non è in grado di capire come utilizzare determinati mezzi di comunicazione, non è uno che non è in grado di capire come proporsi alla popolazione. Se si gioca le sue carte in maniera furba, può fare molto bene e può anche lanciarsi verso altre cariche più avanti. Beh, quella di governatore sicuramente. Sarebbe da escludere. No, l'ha fatto Schwarzenegger per la California. Sì, nel senso, è tutto possibile. Ovviamente non può candidarsi a presidente, ma quella è un'altra per ora no. Sai, lì bisognerebbe che cambiassero la Costituzione e che introducessero anche il permesso a chi non è nato negli Stati Uniti di potersi candidare. Certo, è molto difficile. E lui dove è nato, Mandani? È nato, non mi ricordo. Non negli Stati Uniti. No, aspetta, si può provare a vedere. Facciamo una ricerca veloce. Dove è? Zoran Mandani è nato in Uganda, a Kampala. Quindi comunque al momento, a meno che veramente non modifichino la Costituzione, cosa di cui dubito, non può candidarsi comunque a presidente degli Stati Uniti. Detto ciò, comunque, come dicevi giustamente te, quantomeno governatore dello Stato di New York ci potrebbe anche pensare. Perché no? Vista la popolarità che ha ottenuto e il numero di voti che ha ottenuto, se effettivamente facesse bene in qualità di sindaco, un'eventuale elezione a governatore non gliela leverebbe nessuno. Ovvio che, come dicevamo, l'ha fatto Schwarzenegger, il governatore, lo può fare lui. Esatto. Insomma. Sarei curioso di capire effettivamente poi, quando non erano davanti ad una telecamera, come si sono comportati tra loro due. No, vabbè, a telecamere spente. A telecamere spente sarei curioso effettivamente di vedere come è andato l'incontro. Ovvio che comunque anche lì un Trump che dice, che gli ha detto apertamente che poteva dire tranquillamente che lui non era d'accordo con lui perché pensava che fosse razzista. No, certo, sì. È ovvio che sono battute che sono state probabilmente preparate da qualcuno. C'è anche quello da dire, cioè noi, io e Piero, abbiamo una sorta di scaletta dove abbiamo gli argomenti principali. Poi andiamo un po' a braccio, però alla fine abbiamo quegli argomenti lì. Vuoi vedere che loro invece l'hanno avuta molto più dettagliata? Quello di sicuro, cioè, non mi aspetto che un incontro del genere sia stato fatto meramente a caso. Non penso proprio. No, assolutamente. È come hanno chiesto lo script. Hanno chiesto lo script come se fosse un podcast vero e proprio, e loro hanno recitato come se fosse un copione. Esatto. Molte volte è così, ragazzi, quindi non vi fate ingannare. Stavo leggendo a proposito di New York, a parte la notizia che ti avevo mandato, che hanno finalmente trovato il modo di catalogare tutti
tutti i quartieri di New York, quartieri che di New è York, anche interessante, nel senso, ecco, come ti ho risposto, poi non pensavo ce ne fossero così tanti, no. e invece non si Anche finisce perché mai poi, di imparare. esatto, anche perché poi dai telefilm sono sempre coinvolti gli stessi quartieri, gli stessi rioni, cioè Sì, grosso modo sì. uno conosce il Bronx, conosce Manhattan, conosce Allora, conosci il Queens se hai visto Un principe cerca Queens, moglie. no, anche cosa. Se hai visto Avengers, sai che Capitan America è di Brooklyn, Sì, Peter Parker è del Queens, sì, ma poi alla fine Staten Island. sono quelli più famosi, ma non mi aspettavo ce ne fosse. New York è una città grande di per sé, però non mi aspettavo che ci fossero effettivamente 200 e rotti quartieri in cui poi era suddiviso l'intera città. Mi aspettavo un numero abbastanza alto per ovvi motivi, però non credevo 282. non 282, nel senso, cioè, parecchio. E mi immagino anche che cosa possa voler dire poi dover amministrare tutta una città di questo genere. Una città di più di 10 milioni di abitanti. Insomma. Per quanto... Esatto, però c'è una notizia che ho preso da il newyorkese.com. E vabbè, a Firenze si fanno la corsa del Babbo Natale e il 13 dicembre torna il SantaCon 2025, e questo non lo sai neanche te. No, allora non ci sono ancora molti dettagli, ok? Ma come ogni anno vabbè, c'è chi non aspetta altro, va bene, c'è chi come Luca Comics, e c'è chi lo evita, c'è chi lo vuole, chi lo evita. E praticamente il 13 dicembre prossimo potrebbe essere argomento della nostra puntata, il SantaCon. Il 13 dicembre torna il raduno in costume più alcolico di New York. Il SantaCon 2025 prenderà il via alle 10 del mattino. Cominciano presto. È presto, tra le vie di Midtown e l'Est Village. E insomma, con parecchia partecipazione, direi. Migliaia di persone vestite da Babbo Natale o elfi o altri personaggi a tema natalizio, quindi non per forza bisogna essere vestiti da Babbo Natale, si spostano in gruppo tra vari locali aderenti all'iniziativa. Fanno un alcol tour alla fine. Sì, sostanzialmente dettano in maniera diversa, ma è un alcol tour. Secondo un itinerario definito dagli organizzatori, che ancora però non è noto, in una sorta di bar crawl. Io te lo dico all'italiano, un barcollo, perché saranno talmente un barcollo. I partecipanti versano una quota di $17 che viene destinata a cause benefiche locali. Praticamente questo evento, diciamo, le origini di questo evento risalgono al 1994, non a New York però, a San Francisco, quando un gruppo della Cacophony Society organizzò la prima edizione sotto il nome di Santarchy, cioè l'anarchia di Santa Claus. Ovviamente, mi immagino qualcosa del genere, sì. Con l'intento di ironizzare sul consumismo natalizio. Da allora il format si è diffuso in più di 40 paesi, bisognerebbe scoprire quali sono questi paesi, e circa 300 città nel mondo. E a New York è diventato il più imponente in assoluto, anche perché... Non avevamo alcun dubbio a riguardo, ma è la città degli eccessi, chissà perché. Durante la giornata, infatti, vengono anche prese delle contromisure. L'MTA, ad esempio, vieta il consumo di alcolici sui propri treni. L'MTA è l'ente del trasporto pubblico newyorkese, sì. Del trasporto pubblico newyorkese. Vieta il consumo di alcolici sui propri treni fino al mattino seguente. Però il consumo degli alcolici sui treni, quindi prima e dopo nessun problema, bomba libera tutti. Sì, poi bisogna vedere se per via di ingressi della metro eccetera c'è comunque qualcuno che se sei troppo fatto ti ferma, sì, certo. E cose del genere, quello è un maniche. Sì. Per alcuni infatti i locali sono vigilati dalle forze dell'ordine, giustamente. Per alcuni infatti il SantaCon
è uno dei giorni più divertenti dell'anno. Per altri può diventare un vero e proprio incubo, visti i disservizi che può causare il sistema di trasporto pubblico e il traffico che viene, non dico bloccato, ma insomma, anche perché ricordiamo che a New York, insomma, avere la macchina non è che è un lusso, ma è un problema posteggiare, quindi Sì, buona parte della popolazione, ma anche te che ci sei stato, non ci sei andato in macchina, anche se ce l'hai lì, ma ti sei mosso con i mezzi pubblici. noi quando siamo andati a New York ci siamo sempre mossi solo ed esclusivamente in metro, ed è una cosa spettacolare. Una cosa comodissima, certo. E nel E corso anche a degli anni, pensarci. no, beh, per carità, nel corso degli anni gli organizzatori hanno detto di aver raccolto oltre $1 milione. Di questi quasi il 20% viene donato in beneficenza, mentre il restante serve a coprire i costi organizzativi e delle attività, come quelle connesse al festival Burning Man, che dal 91 si tiene nel deserto del Nevada, che potrebbe essere anche un altro argomento. Un altro argomento di puntata. Sì. Puntate. Sì. È che anche il Burning Man è una cosa abbastanza, non solo caratteristica, ma proprio anche molto sui generis come tipologia di festival. Non è proprio rave party, ma per certi versi ci si avvicina. Vabbè, sono 8 giorni di fuoco, proprio Sì, letteralmente di fuoco. Di fuoco. Burning Man, uomo bruciato. Sì. C'ha un senso anche quello. Esatto, sì, no, però sono 8 giorni a diritto. No, stavo guardando così, visto che vabbè, tra settembre ne parleremo, dai. Ne parleremo poi successivamente. No, poi certo, perché insomma sono tutti festival, bisognerebbe fare la rubrica Festival degli Stati Uniti. Ce ne sarà, secondo me ce ne sono migliaia. Sì. Piccoli, medi, grandi e quant'altro ce ne sono sicuramente. Certo. Perché uno pensa al Comic Con di San Diego, ok, e va bene, che è un po' difficile anche nelle sitcom, nelle serie TV americane viene raccontato come un evento dal quale è difficilissimo entrare, cioè il bagarinaggio è incontrollato. Mi viene in mente The Big Bang Theory, dove vogliono andare al Comic Con e cercano di comprare il biglietto dal bagarino che glielo dà falso, insomma. E loro abitano comunque in California, quindi pensate. Sì, no, chi viene da fuori probabilmente lo prenota, non ti dico da anno in anno, ma quasi. Sì. Comunque questo SantaCon, potremmo parlarne. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere argomento, cioè, allora, settimana nuova, ricordiamo, ora mancano 5-6 minuti alla fine puntata, prima che ci blocchi tutto la regia. Allora, andiamo mese. Settimana nuova parleremo di Thanksgiving e del ringraziamento a tutti. Esatto, che sarà il 3 dicembre. Sì. Però il 10 potrebbe essere mercoledì 10, che sarà la puntata successiva, potrebbe essere l'idea di parlare di questo SantaCon. Potrebbe essere, perché no? Potrebbe essere. Sì. O ne parliamo subito prima di Natale, magari facciamo una puntata del 17 anziché il 10, ma ne parleremo. Sì, esatto, perché poi vabbè, il 13 è giovedì, ma tutto di giovedì. Il 13 è sabato. Ah no, guardavo novembre, scusami. Sì, il 13 è sabato. Sì, ho aperto il calendario, ma mi ha dato subito novembre. Sono andato avanti con lo scorrere del calendario, ma mi ha ridato novembre. Sì, il 13 è sabato, quindi possiamo parlarne anche la settimana dopo. Assolutamente. Sì. Potrebbe essere interessante, mettiamola così. Sì, ma questo newyorkese non mi dispiace come sito, io ve lo consiglio. No, ha delle informazioni abbastanza utili. Vedi, c'è stato un webinar online per capire il sistema sanitario statunitense. No, vabbè, che sia complicato e sia targettizzato
verso le fasce alte ambienti, quello Sì, ma non solo, è anche proprio il modo di... E anche qui ci si fa fare una puntata magari da noi la rock, voglia ci abbiamo. più in avanti. Però è proprio anche il modo che hanno di gestire diciamo, le richieste, l'assicurazione di per sé. Non è una cosa proprio così liscia, No, è abbastanza complicata. Quindi potrebbe essere interessante anche farci una o più puntate in assolutamente. futuro, anno nuovo, diciamo ormai. Neanche sì, tanto non è un problema di date. Questo c'è anche una rubrica, questa è del 22 novembre, è tutto quello che puoi fare a New York questo dicembre. Ci sono mercatini, installazioni luminose, poi piste di pattinaggio che vanno molto. Ma anche da te parla la pista di pattinaggio dove abiti te, Piero? Ne mettono una durante diciamo da Thanksgiving in poi. Vabbè. Non è come quella del Rockefeller Center, però Vabbè, è chiaro. utilizzabile, mettiamola così. Ci sono un paio di, chiamiamoli festival, dedicati proprio al Natale. C'è una esibizione di luci con musiche varie durante il periodo che va da metà dicembre fino a fine anno. Cioè, ci sono un po' di cose. Non c'è l'albero grosso come a Times Square, però vabbè, l'albero di Natale a Times Square. Non c'è, allora c'è l'albero comunque. C'è l'albero di Natale, ma non è grosso. Natale non è grosso come quello di Times Square, ovviamente. Vabbè, diciamo a New York fanno tutte le cose così grosse. Cioè, già in America fanno le cose grosse, a New York ancora di più. Meno, ragazzi. Meno. A volte si chiama complesso di inferiorità. Mettiamola così. Sì, direi che potrebbe essere. Potrebbe essere un po' di complesso di inferiorità. Vabbè. Sì. Assolutamente. Bene, caro Piero, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questo appuntamento. Noi ci ritroviamo settimana nuova per parlare, come dicevamo prima, di Thanksgiving, giorno del ringraziamento, che sarà domani, ma noi ne parliamo settimana nuova, in una puntata avulsa da quello che succederà, quindi non ce ne vogliate, noi non tratteremo come in questo caso che andiamo su internet, non ce ne vogliate. Ogni tanto bisogna anche alleggerire un po' il clima. No, alleggerire, ma non solo, parlare anche di argomenti mirati e è chiaro, noi non siamo un telegiornale, non è che noi diamo le notizie e poi se c'è la cosa eclatante dobbiamo parlare di quella e va avanti. Anche vabbè, diciamo tendenzialmente se c'è la cosa che è fin troppo eclatante se ne parla, ma sennò poi vabbè, sì. Bene, detto questo, cari amici, vi ringraziamo dell'ascolto, del tempo passato con noi. Se avete domande, volete sapere di qualche curiosità, scriveteci pure. Ci sono tutti i riferimenti sul sito internet www.radiocentraweb.it per contattarci, o sui nostri social, su Facebook, su Instagram, che dir si voglia. Ricordatevi di seguire il canale YouTube, la pagina sul canale YouTube, mi raccomando, seguiteci, anche perché così almeno non solo ci ascoltate, ma vedete le nostre belle facce. Detto questo, cari amici, è stato un piacere, grazie Piero. Ciao Ciccio, alla prossima. Alla prossima, ciao.